Bisogna entrare nel merito, bisogna studiare, c'è sempre l'innovazione, una riscoperta di cose che poi sono antichissime, perché l'anfora significava 3000 anni fa, quindi che ci stiamo inventando. Però ci sono dei buoni artigiani italiani che stanno riscoprendo tecniche nuove di fabbricazione delle anfore e lo studio degli impasti delle anfore soprattutto, cose molto interessanti. Però diciamo i risultati già ci sono. L'esperienza con Capodarco è stata appunto la realizzazione di un vino bianco senza anidride un vino bianco e un vino rosso senza anidride solforosa aggiunta. Quindi solamente quella pochissima anidride solforosa che producono i lieviti durante la fermentazione, perché è bene che sappiate, insomma, i lieviti producono anidride solforosa. L'esperienza con Capodarco è stata interessante per far capire che cosa? Che questo conservante, l'unico conservante conosciuto e utilizzabile in enologia, qual è l'apporto, ovvero che cosa provoca nel vino. E qui si apre il concetto, il principio dell'analisi sensoriale, cioè dire alcune sostanze, come ad esempio l'anidride solforosa, cela una quantità innumerevoli di aromi e di sensazioni. Okay? Basta togliere questa anidride solforosa che noi scopriamo un'altra cosa. Cioè che questo vino, anziché essere marcato, no? In gergo si dice marcatori aromatici, da 4 sensazioni, può essere marcato da 20 sensazioni. Quindi dice, ma che è sta roba? Eh sì, questo è lo stesso vino che prima, se tu lo fai senza anidride solforosa, ottieni questo. È stato un esperimento, va avanti, ormai è diventato un prodotto commerciale, si vende. A me piace molto perché mi dà delle sensazioni nuove, però, ripeto, quando noi raccontiamo in giro con amici e colleghi di tutta Italia, ma anche all'estero, ultimamente anche all'estero, gli raccontiamo le sperimentazioni sull'anfora, il vino senza solfiti, e la riscoperta del Trebbiano verde, le Malvasie, cioè rimangono tutti così Lazio. Ma voi fate vino a 3 euro? Sì, però facciamo sta roba. Questa è la domanda e la risposta, insomma. Grazie.